bisogna ricordarci bene che il volume totale della Terra resta costante. Se da una parte, grazie alle dorsali medio-oceaniche, abbiamo la creazione di nuova crosta oceanica, dall'altra parte avremo invece zone dove viene distrutta che si chiamano margini convergenti o distruttivi. I margini convergenti e i margini distruttivi sono due nomi che si riferiscono allo stesso tipo di limite tra le placche tettoniche. Si chiamano convergenti perché le placche si muovono l'una verso l'altra e distruttivi perché in queste zone la litosfera viene distrutta attraverso un processo in cui una placca sprofonda sotto l'altra nel mantello terrestre perché è più densa. Questo processo viene chiamato subduzione. Queste zone sono caratterizzate da terremoti profondi e intensi e un'attività vulcanica, spesso esplosiva. A seconda della natura delle zolle che entrano in collisione, si possono avere tre casi: litosfera continentale con litosfera oceanica, oceanica con oceanica, continentale con continentale. Questo processo porta alla formazione di fosse oceaniche, catene montuose e archi vulcanici insulari. Vediamoli uno per uno. Le fosse oceaniche sono zone profonde in cui la placca subduce. Una fossa oceanica è una depressione lineare del fondo oceanico. Può essere adiacente e parallela ad un margine continentale oppure ad un arco insulare. Quest'ultimo è separato dal continente e da un bacino di retroarco. Generalmente sono lunghe migliaia di metri, profonde fino a 11 km e sono molto strette. Le fosse sono il risultato dell'interazione tra due placche e possono essere di tipo oceanica continentale o oceanica oceanica, che premono l'una contro l'altra in un movimento compressivo in cui la zolla più densa sprofonda sotto quella meno densa subducendo. Le catene montuose. Quando una placca oceanica subduce sotto una continentale, la litosfera si accartoccia e si solleva formando catene montuose, ma di questo argomento ne parleremo meglio in una futura saga. Gli archi vulcanici insulari sono lunghe catene di isole vulcaniche che si formano quando una placca oceanica scivola sotto un'altra placca oceanica, fondendosi a profondità elevate e generando magma che risale in superficie. Questo processo crea un arco di vulcani ed isole che segue la curva della placca che si inabissa. Esempi di questo tipo lo troviamo nelle isole del Giappone, Filippine ed Antille. Ma come si formano? All'inizio avviene la subduzione di placche oceaniche. La collisione tra due placche oceaniche porta quella più densa a immergersi sotto l'altra. Poi, a causa dell'attrito e del calore generati a grandi profondità, la placca che subduce si fonde, formando magma. In seguito avverrà l'eruzione vulcanica in cui il magma, essendo meno denso, risale attraverso la crosta sovrastante e raggiunge la superficie, dando origine a vulcani. Infine avviene la formazione dell'arco, in cui la sequenza di vulcani che si forma lungo la zona di subduzione è leggermente curva e forma così un arco insulare. Non bisogna però confondere gli archi vulcanici insulari con gli hotspot che hanno un'origine tettonica diversa. Gli hotspot vulcanici sono aree sulla superficie terrestre caratterizzate da un'intensa attività vulcanica causata da una colonna di magma che risale dal mantello terrestre, chiamata pennacchio.
A differenza del vulcanismo ai margini delle placche, gli hotspot sono zone di risalita del magma che rimangono fisse nel tempo, mentre la placca tettonica si muove su di esse, creando così una catena di vulcani allineati, dove il vulcano più giovane si trova sull'hotspot e quelli più vecchi si allontanano, come una catena di montaggio che costruisce nuovi vulcani. Con il passare del tempo, questi vulcani spenti diventano via via meno elevati e vengono sommersi dalle acque diventando dei guyot, ossia delle vere e proprie montagne sottomarine dalla cima appiattita e ricoperta di sedimenti. Bisogna dire inoltre che gli hotspot sono spesso situati nel mezzo delle placche tettoniche anziché ai loro margini e sono caratterizzati da un elevato trasferimento di calore. Un esempio di questo tipo di vulcanismo sono le isole Hawaii. L'arcipelago hawaiano è la parte emersa di una lunga catena di vulcani che prosegue per migliaia di chilometri sotto il livello del mare, verso nord, fino quasi alla Kamchatka, formando una sorta di L rovesciata. Il più antico dei vulcani è, infatti, quello che si trova più a nord e lontano dal punto caldo. Viceversa, i più recenti, nonché quelli attualmente attivi, sono i vulcani situati sulla più meridionale delle isole, l'isola di Hawaii, che dà il nome all'intero arcipelago. Che dire, il nostro pianeta è davvero incredibile ed affascina ogni volta sempre di più. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.